Noi stiamo andando nella città più piccola d'Italia, no? Questo è vero? Ti sei documentato? Questo pare sia vero. E la domanda è: come si racconta la città più piccola d'Italia? Possiamo partire. Se voi cercate dei video dell'Italia su YouTube, tutti vi fanno vedere Roma, Milano, Venezia, che sono posti meravigliosi sicuramente, ma in Italia ci sono tanti altri posti molto meno conosciuti, ma che sono caratteristici, che nascondono una curiosità italiana, che hanno qualcosa che si può trovare solo ed esclusivamente in quel posto. Per questo oggi sono venuto in quella che teoricamente è la città più piccola d'Italia, che è Moncalvo. Benvenuti a Moncalvo. Moncalvo, teoricamente la città più piccola d'Italia, ma lo sarà davvero? Sei di qua tu? Sì. Cosa ci consigli di... sei sindaco? Arrivo da un matrimonio. Piacere, Mattia. Christian. E girando per Moncalvo ci siamo imbattuti niente po' di meno che nel signor Christian Orecchia, il sindaco di Moncalvo. Buongiorno Christian, molto piacere. Piacere mio, benvenuti. E grazie mille per averci accolto all'interno del comune di Moncalvo. Cosa ci racconti di questa città? Moncalvo è una città che ha radici storiche che proprio affondano ai tempi dei Romani. Infatti abbiamo addirittura sopra in biblioteca una stele romana che è stata rinvenuta nella nostra frazione Gessi e che testimonia proprio queste sue origini. Però chiaramente l'impianto del borgo è prettamente medievale, quindi noi diciamo proprio che Moncalvo è uno dei luoghi in cui si può dire di essere nel cuore del Monferrato. E c'è questo titolo un po' discusso di città più piccola d'Italia. Sicuramente non è il paese più piccolo d'Italia perché ci sono tanti comuni, tanti posti più piccoli, però è l'unico posto che ancora è città nonostante abbia così pochi abitanti, abbia un piccolo territorio. Esatto, quindi noi siamo attualmente al di sotto dei 3.000 abitanti. Tra quelli che possono vantare il titolo di città siamo sicuramente noi, diciamo, i più piccoli, poi è tutto da dimostrare. C'è sempre un po' di battaglia, immagino, tra le piccole città e i piccoli il paesi. dubbio c'è, il dubbio che ci sia qualcuno più piccolo c'è, ecco. Il fatto di avere la dignità di città ha concesso a Moncalvo a inizio Novecento di avere anche il casino, la stessa licenza che poi è stata portata a Saint Vincent. La licenza di Saint Vincent è partita da Moncalvo, Esatto. quindi Così possiamo vuole dire la che leggenda, però. i natali di Saint Vincent sono a Moncalvo in qualche modo del casino di Saint Vincent. Sì, a quanto pare sì. Quindi andiamo a fare soldi, andiamo a giocare. Quindi andiamo a giocare a Saint Vincent dicendo che ci manda il sindaco di Moncalvo, direi che Non è vero, non è vero. non possiamo dirlo. E tante persone vengono in Monferrato perché si mangia bene, e questo è innegabile, si mangia bene, si beve bene, però non tutti sanno che Moncalvo è anche una piccola capitale della cultura. Già solo guardando queste pareti voi vedete che ci sono dei quadri di gran pregio, perché proprio in questi locali, in questi ambienti, in quella che adesso è la casa comunale, era ospitato una volta un convento delle Suore Orsoline, che è stato creato per volontà di questo pittore che si chiama Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Moncalvo è un comune a cavallo tra le province di Asti e Alessandria, che è tra i comuni che partecipano al Palio di Asti. Nella sua storia recente ha vinto ben 5 pali,
94-95, 84-85 e 2018 l'ultimo. E questo lo rende il comune con più vittorie al Palio di Asti, ben 5 vittorie al Palio. Tantissimi primati a questa piccola Sì, città. sì. E com'è essere in Italia, in una città così piccola, un sindaco così giovane? È una bella sfida, nel senso dà la possibilità di avere tante energie e tanta voglia di fare delle attività, però Moncalvo è una città comunque abbastanza complessa, perché appunto è una città molto viva, molto vivace, ci sono tante feste, tante sagre, tante attività da fare, quindi ogni settimana ce n'è una e quindi seguire tutto è veramente dura, però è gratificante. Parlando al mondo, che messaggio vuoi lanciare dalla piccola città di Moncalvo, dicendo venite a trovarci perché... Venite non solo a Moncalvo, ma venite nel Monferrato, venite nel cuore del Monferrato, perché è veramente la casa del buon vivere, si mangia bene, si beve bene e c'è di tutto, arte, natura, uno può farsi tranquillamente delle belle ferie e spassarsela veramente alla grande. Have a good time. Perfetto, grazie mille ancora per averci accolti, è stato un piacere Grazie parlare a voi con te. per la simpatia. Grazie. Bello, sei contento, soddisfatto? Contentissimo, soddisfattissimo. Qua siamo nei camminamenti del castello, buco nella roccia per poter avere uno spazio per poter piazzare baliste o arcieri o cannoni. Quel piazzale in terra rossa è il campo da tamburello dove si svolgono le competizioni tuttora. Oggi pomeriggio giocheranno. Il tamburello è proprio un gioco tipico del Monferrato, si gioca tantissimo tra il casalese e l'astigiano. Ma ci pensate che noi siamo venuti qui per fare un giro nel paese e abbiamo trovato il sindaco che non solo si è messo a parlare con noi, ma ci ha anche portato a vedere delle cose. Ed è per questo che io vi invito, se venite in Italia, a parlare con le persone, anche se non siete convinti di parlare un buon italiano, anche se vi vergognate di parlare italiano, conoscete le persone, parlate, perché poi la serendipity fa succedere queste cose, che uno è in giro a fare un video di un paese e incontra il sindaco. Per pranzo oggi siamo finiti alla Bottega del Vino. Adesso ad agosto è 6 anni che siamo qua. Che ci ha fatto mangiare, come vedete dalle immagini, delle acciughe buonissime, dei formaggi, dei salumi e il vino che era un rouquet eccezionale. Adesso andiamo ancora a fare un giretto per Moncalvo. Andiamo. Noi siamo venuti a fare un video su Moncalvo, città più piccola d'Italia, e ci hanno parlato di questo sport che io non conoscevo assolutamente. Comunque noi siamo il Vignale, squadra ospite qua. I ragazzi del Moncalvo hanno appunto la maglia rossa e giallo-nera. E come il tennis, via diciamo, si fa 15, 30, 40 gioco. La pallina può toccare il muro, tranne che in battuta. Ogni campo qua c'ha il... Perché cambiano i campi a seconda cambiano, di dove sì, sei? ogni paese cambia e hanno le loro punti deboli, punti di forza, sai. Vai. Che poi, detto tra noi, il titolo è un po' clickbait, perché sì, tecnicamente è la città più piccola d'Italia, però non è il posto più piccolo d'Italia, ci sono dei borghi, dei paesi, delle cittadine anche molto più piccole in Italia, però questa è il posto in Italia che tecnicamente è una vera e propria città più piccola in assoluto. Con questo ghiacciolo, che in Piemonte come si chiama? Ghiasul. Che cazzo ne so come si chiama? È lo stick! È un'ora che ma lo dove è diciamo. cresciuto Ma che ne so, io questo? non sono dolciario. Benissimo, e con questo ghiacciolo, che in piemontese si chiama? Stick. A me non lo chiede più. Va bene così, finiamo così, fa caldissimo ragazzi oggi a Moncalvo, ma è stato bellissimo farvela vedere. Poi voglio dire, abbiamo incontrato il sindaco, abbiamo incontrato quelli che giocavano a tamburello, è stata un'esperienza molto interessante. Quindi da Mattia, Luca, Federica e Dario, grazie, ciao e buon Italia a tutti. Ah, e mi stavo dimenticando, ma se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere in un commento così ne farò altri. Basta, per oggi è tutto. Ciao!